Che cosa sospetti? Sospetto che lui sia nel problema dell'adozione. Ci hanno accusati sia a te che a me di essere rettiliani. Ti ho mandato le foto, ti ho fatto vedere che com'è. Sì. Come si può arrivare ad una roba del genere al giorno d'oggi? Consideri Dunque, che siamo al delirio, al degenero, alla demenza, no, no, al no, no, fenomeno, no. o addentro al fenomeno dell'adozione. Allora, questo è qualcosa che accade perché l'essere umano risponde ad uno stimolo con una risposta che sostanzialmente è quasi sempre la stessa. Quando gli americani hanno attaccato Saddam Hussein, hanno detto che era Saddam Hussein che voleva fare la guerra agli americani. Quando sempre gli americani hanno fatto fare la guerra alla Russia, hanno detto che era la Russia che avrebbe invaso l'Ucraina, mentre la Russia non aveva nessuna intenzione di invadere, neanche ora l'invade l'Ucraina. Cioè il bue chiama cornuto l'asino. Quando io ho accusato i membri del Centro Ufologico Nazionale di essere collusi con la massoneria, io l'ho fatto con dati di fatto, facendo vedere dei foglietti di carta scritti, dove sopra c'erano delle cose, dove il convegno della massoneria c'era Tizio Caio Sempronio e a presentare il convegno c'era il presidente del Centro Ufologico Nazionale. Cioè, non mi puoi dire che io mi sono inventato delle cose, perché c'è una locandina che era sparsa in tutta Italia. È un esempio. Quindi cosa ha fatto il Centro Ufologico Nazionale subito dopo? Mi ha detto che io ero massone, che io ero iscritto ad una loggia massonica di Livorno, una loggia massonica di cui io non sapevo neanche l'esistenza, che si chiamava Franklin, cioè l'inventore del parafulmine, perché era nascosta, e la Franklin, secondo questo signore massone che diceva questo, diceva che io ero iscritto a quella loggia massonica che, tra parentesi, era quella che teneva le file della P2. Quindi io sarei stato sostanzialmente un pericoloso eh, eh, essere che tramava contro lo Stato italiano, un Licino Gelletti della ufologia italiana. E, e Non è un loro lo gran complimento, fanno, è questo qua che ti fai. e loro lo fanno perché ributtano su di te la parte inconsapevole di se stessi. È una cosa che fanno tutti. Per esempio, tu incontri un cretino, eh, tu incontri una persona normale e gli dici sei un cretino. Perché? Perché te vedi in lui quella parte di te che di te non accetti. Quindi chi ti dice sei un rettiloide vuol dire che dentro di sé ha una memoria alienativa grossa così come una casa di alieno, rettiloide o non rettiloide che sia. Peraltro, scusami, queste persone qua passano la vita, letteralmente la vita, tutti i giorni, da tempo, molto tempo. Io ho provato a scorrere tutte le foto che hanno messo, migliaia di foto, di ogni politico, di ogni VIP, di ogni personaggio pubblico, prendendo le foto di questa gente e mostrando che le pupille sono verticali, che impianti nel collo, tutta roba che non esiste, che non la vedi, che non... E io siccome ho detto questa gente sta facendo un lavoro deleterio nei confronti di chi cerca di fare un lavoro serio, cosa ho fatto? Ho detto che sono ritiliano anch'io. E quindi sono Dunque, riuscito a farli uscire per quelli che sono. certo, Sono contento ma perché nel momento in cui tu riesci a far dire a una persona del genere che lo sai anche te, dimostri a tutti quelli che almeno hanno un minimo di cervello che questa gente è fuori di testa. Capisci? Perché non puoi guardate, dire una cosa del genere. Sei completamente nella, fuori di testa. nella ricerca
ufologica, quando io la facevo, e quando facevo le ipnosi, perché più di 20 anni di ipnosi ho fatto io nella mia vita, c'erano le persone che mi dicevano: ah, lei mi ha salvato la vita, ah, grazie, io mi sta salvando la vita con le ipnosi, ho capito di essere uno schiavo in mano degli alieni, poi là su e giù, perfetto, meraviglioso, grazie. Dopo 3 giorni mi telefonava e mi riempiva di insulti e io non rispondevo. Dopo 2 giorni mi ritelefonava e mi diceva: scusi, le ho mandato un messaggio, ma non sono io che gli ho detto quelle, io non so perché gli ho detto quelle cose lì, ma io non capisco come mai. E io non gli rispondevo. 4 giorni dopo mi riscriveva una serie di insulti, cioè vanno in dissonanza totale cerebrale, perché c'è uno switch nel loro cervello che quando sono loro ti vedono come colui che sta tentando di portare avanti un discorso anche di salvezza loro. Quando l'alieno entra in gioco, l'alieno a te ti odia, perché sa che se vinci te perde lui. Funziona così. Persone che io conoscevo approfonditamente perché eravamo collaboratori, che a un certo punto, quando li incontri per la strada, non ti riconoscono. Dopo anni che collaboravamo insieme, lei chi è? E te dici: sono impazzito io, cioè sto andando fuori di cervello. Quando succede una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 10 volte. Succede ancora oggi con persone che per esempio hanno fenomeni di alloglossia. Sai quante volte mi succede perché tutte queste persone che hanno dentro di sé l'alieno le riconosci dallo sguardo, no? Ma non si tratta dello sguardo con le pupille verticali, ti guardano con uno sguardo che è misto tra ammirazione, stupefazione e odio profondo. E tu li riconosci dopo un po', ci Sì, sì, parli, sì. ma no perché gli alieni, no, ma perché io non c'entro niente con gli alieni, ma lei dice questo, in realtà a me, no, io penso quell'altro. E quando te gli fai notare che si stanno sbagliando, questa è una cosa che mi succede, non ti dico giornalmente, ma una volta al mese succede, tu in quell'istante premi il tasto e il soggetto che hai davanti comincia ad avere fenomeni di alloglossia e ti parla tutto incazzato in arabo. Questo che cosa vorrà dire? Cosa c'è lì dentro? E poi 30 secondi dopo, quando si sveglia, non si ricorda assolutamente niente di quello che ha fatto. Madonna mia. Eh, Comunque c'è una sottile, non so come chiamare, linea di marcazione di confine tra psicosi e risveglio spirituale. Molta gente va fuori di testa. la gente va fuori di testa perché non ha consapevolezza di sé. Allora, quando a te ti piacciono le automobili, ma hai preso la patente da poco, sulla Ferrari non ci salire perché ti ammazzi. Quando la gente ha capito che forse c'è la possibilità di avere un percorso di coscienza, per cui dopo diventi colui che avresti sempre voluto essere. Dall'altra parte ci sono tutti i tuoi amici che ti considerano una merda e dall'altra parte c'è qualcosa dentro di te che ti fa credere che sei tu l'eletto, perdi consapevolezza di te, prendi quella strada e ti ammazzi in 5 minuti. È come quello Quando che sei stanco, crede, Corrado? Quando sei è come, stanco? è co- è come quello che crede che per aprire la coscienza bisogna drogarsi. Sì, una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, poi cominci e alla fine diventi cretino e i neuroni si sono fusi e te non hai capito un cazzo. Perché? L'intenzione era buona, l'idea poteva essere un cammino correttamente utilizzabile, ma fatto senza coscienza. Tutte le cose fatte senza coscienza. Se te attraversi la strada senza coscienza, senza guardare a destra e a sinistra, di là non ci arrivi dall'altra parte della strada. Ed è la cosa più semplice. Quando sei stanco? Io sono stanco quando muoio. Ti faccio ancora qualche domanda se mi rispondi Sì, così. certo. Sì?
Noi possiamo usare gli arconti a nostro vantaggio? Tutti possono usare gli imbecilli a proprio vantaggio. No, tutti possiamo usare gli stupidi, però non è coerente, non è cosciente, non è, non è ortodosso, non è coscienziale. Eh, il popolo è stato ingannato da chi comanda. Per cacciare chi comanda, io inganno il popolo e gli faccio credere un'altra cosa. Questo è un processo non è coscienziale. Ha funzionato così per sempre. La destra lo fa col popolo, la sinistra lo rifà col popolo. Il popolo una volta crede a destra, crede alle menzogne della sinistra e sono sempre menzogne. E il popolo viene fregato con l'idea della paura. L'idea della paura di che cosa? Della morte, sostanzialmente della sofferenza. Qui se no non ti avrebbero fatto vaccinare. Allora, questa stessa paura, ora, perché l'entropia, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, gli si rivolta contro. Ora si vede che chi ha fatto quel tragitto lì è a rischio di salute. E allora la gente, sempre per la stessa paura, non perché creda che tu abbia ragione o l'altro avesse torto, lo fa solo per se stesso, perché qualsiasi cosa fai, se non lo fai con consapevolezza, pensi di seguire sempre il percorso di minore energia, ma il percorso di minore energia a volte lo vedi te nel tuo cervello, il percorso sovente migliore è quello più rapido. Facciamo un esempio semplice. Io quando sono nato ero nel punto A, morirò nel punto B. Il percorso di consapevolezza è una retta. Invece che cosa faccio io? Faccio un percorso fatto così, oppure lievemente così. Quanto mi distacco dal percorso più breve, la distanza è la sofferenza. Allora è evidente che se io faccio il percorso più breve, quello mi dà l'idea che farò meno fatica. A volte, se te non hai consapevolezza, credi di far meno fatica, perché soffri di meno, in un percorso più lungo. Perché? Perché se soffri poco ogni giorno, non soffri tutto subito. Alla fine, soffrendo poco ogni giorno, soffri quello che dovevi soffrire più gli interessi. Ma tu ci ragioni da quando sei da solo sulle cose o ormai ce le hai già tutte quante memorizzate? Mi viene un po' da chiederti qui. Io non smetto mai di ragionarmi, non mi spengo mai. Io vado a letto, chiudo gli occhi, mi si apre una lavagna e comincio a scrivere. Purtroppo è così. L'ho scelta io questa cosa, non è che non me ne posso più liberare, è così. Ma è bene che sia così, secondo me, e perché ognuno si dà le martellate sulle palle proprio da solo, e io sicuramente l'ho fatto nella mia vita. Ho scelto i percorsi più difficili, quelli che credevo che fossero più difficili, quelli più dolorosi, quelli più brutti, per fare prima, perché io non ho più voglia di stare qui. Però prima di andarmene via da qui vorrei finire delle cose. E non ho tanto tempo, quindi devo fare presto. Quanto sei consapevole del ruolo che tu hai avuto nella vita, nei innumerevoli vite? Poco, 20%, Ti sei mai sentito addosso una grossa responsabilità? 100%, sempre. Io spesso mi chiedo, a volte te lo chiedo anche a te, ma a volte me lo chiedo, come ha fatto tutto questo tempo con tutta questa gente addosso? Come hai fatto veramente, Corrado? E mi ci sono trovato, mi ci sono trovato. Siamo in Apocalisse? Sì. Ora è il momento in cui i Deva e gli Asura faranno la lotta finale. Questa lotta finale, nel mito c'è scritto, vincerà l'uomo, anche se l'uomo non fa niente. Quanto durerà questa lotta? Durerà centinaia di anni. Noi ne vediamo solo gli inizi ora, ma prima di riuscire a rivedere la luce passeranno almeno 200-250 anni su questo pianeta, se le cose vanno bene. Se noi ci mettiamo d'impegno, acquisiamo per un miracolo, oserei dire, consapevolezza e coscienza domani mattina finisce tutto.
perché noi siamo i creatori dell'universo. Quindi è inutile che io mi manifesti il mio sdegno contro Netanyahu, contro un altro guerrafondaio qualsiasi nel mondo, perché sta ammazzando delle persone. Perché le persone non devono essere ammazzate? Perché gli vieti così di fare quel percorso di acquisizione di consapevolezza che loro erano venuti qui per fare. Cioè il cretino, in questo caso l'ebreo di turno, cosa fa? Uccidendo gli altri non si rende conto che sta ammazzando se stesso, perché noi andremo di là solo quando, come ho detto prima, tutti avranno capito. Uccidere le persone vuol dire, lo dico da un punto di vista puramente egoistico, non permettere a queste persone di fare l'esperienza. Quindi loro dovranno reincarnarsi per ricominciare il cammino da capo. Quindi te stai uccidendo te stesso, uccidendo gli altri. Questo lui non l'ha capito. Ebbene, è inutile lamentarsi di questa situazione, no? Ti lamenti con un articolo di giornale, ti lamenti con un girotondino attorno al governo. Te devi andare lì e staccargli l'osso del collo a questo qui. Questo ti dice la coscienza. La coscienza ti dice, non ti dice no, non uccidere questo, non ammazzare quello. La coscienza ti dice, non mi mettere i piedi sulla testa perché io non te lo permetterò. Questo ti dice la coscienza. Non c'è nessun messaggio buono o cattivo dietro la coscienza. Dietro la coscienza c'è, io voglio capire chi sono e lo capirò perché ho costruito tutto questo baraccone che si chiama universo per questo. E non sarà un imbecille ebreo qualsiasi che me lo impedisce. Però non credi che nei prossimi anni, se non nel prossimo proprio, ci saranno delle cose molto, molto... Cioè, Noi siamo la sta torta. per collassare un'onda e Noi cambiare siamo, qualcosa noi veramente? siamo allora, finora i Deva e gli Asura si erano messi d'accordo per poter sopravvivere su questo pianeta. Ora le cose sono andate in una certa direzione, per cui sia i Deva che gli Asura vogliono tutta la torta. E la torta si ottiene solo se io ammazzo tutti gli altri. Una cosa che deve essere chiara: l'umanità deve rimanere viva, perché le mucche non possono morire. Al massimo ne togliamo un po', dicono gli Asura, con la guerra o con un Il altro sistema. transumanesimo no? E col transumanesimo non ne tolgono. Come si nutrono se mettono... Allora il problema è, c'è chi vuole diminuire la popolazione e c'è Ah, chi vuole rendere la popolazione stupida. Allora, chi vuole diminuire la popolazione sono i Deva, chi vuole rendere la popolazione stupida sono gli Asura. Gli Asura sono quelli che hanno creato le figure come Greta Thunberg, no? Distruggiamo la spazzatura. No, la spazzatura non certo. va distrutta, non va fatta. Perché le Asura dice questo? Perché se non facesse così dovrebbe dire le mucche da mungere sono quelle che inquinano, bisogna diminuire il numero di mucche, ma diminuire il numero di mucche vorrebbe dire diminuire il numero di anime che noi ci ciucciamo. Questo gli Asura non lo permettono. In ipnosi lo dicevano, noi siamo tanti, noi siamo tantissimi, noi abbiamo bisogno di tutti. Il Deva invece dice, beh, gli esseri umani sono tanti, ammazziamo quelli che non ci servono, quelli senza parte animica. Si trovano d'accordo Deva e Asura nell'idea, perché nei loro progetti c'è, in tutti e due i progetti, l'idea del transumanesimo, cioè rendiamo tutti stupidi. Perché se la coscienza dell'essere umano aumenta, noi, chiunque siamo, a destra e a sinistra, siamo rovinati. Come prevedi che saranno i prossimi 10 anni, senza andare troppo in là? Con tutto questo, con I prossimi 10 anni ci sarà. l'incredibile sviluppo scientifico, tecnologico, intelligenza artificiale, robotica. Allora, tutto quello che ci verrà dato nei prossimi 10 anni di intelligenza artificiale, di robotica, è già almeno 20 anni che è conosciuto. Quindi si fingerà che ci sono dei nuovi percorsi conoscitivi quando questi sono già stati calpestati. Il tentativo sarà distruggere l'essere umano
facendolo ammalare. Così potrai lavorare sulla paura che lui soffra e che lui muoia, dicendo: se ti comporti bene, ti curo, se ti comporti male, ti faccio soffrire, non ti do quelle medicine lì. Cioè lo Stato, o meglio il governo, diventerà il tuo pusher. E questo tu lo pagherai con il tuo lavoro, con la tua obbedienza. Ma il diavolo fa le pentole e non i coperchi, e anche quando gli esseri umani dovessero essere condannati ad una schiavitù orwelliana, non vi preoccupate, non ci preoccupiamo, perché l'entropia ci pensa da sola. La faglia di San Francisco si apre in due e noi abbiamo risolto il problema. Sono d'accordo, ma c'è una preoccupazione che però reputo tale. Cioè loro vogliono imprigionare, ammesso che questo sia vero, loro vogliono imprigionare la scintilla, l'anima dentro una macchina, facendo l'uomo... e questo non desta Assolutamente vero. preoccupazione, questo progetto qua. Certo che desta preoccupazione questa cosa, noi lo vedevamo nelle nostre ipnosi. Ah, Quando noi facevamo le ipnosi progressive, la parte animica si trovava stranamente dentro una macchina e non sapeva come mai. Una macchina, una biomacchina, perché la parte animica si aggancia a un DNA, quindi c'era una parte di cervello e di spina dorsale dentro questo robot animato, e dentro ci mamma si mia. attaccava la parte animica. E E come davanti si esce lui? si faceva capire alla parte animica che era lì dentro perché ce l'avevano messa, ma se faceva 2 più 2 capiva che cosa era successo. Nell'istante che si dice alla parte animica, si dà l'informazione alla parte animica: guarda cosa sta succedendo, guarda nell'asse del tempo cosa succede se tu non fai niente, la parte animica si rifiuta immediatamente di continuare quell'esperienza e stacca i contatti. Mamma mia. Quanto manca per tutto questo? Manca poco. Pochissimo. Sai che vogliono fare il teletrasporto umano? Non so se l'hai sentita, questa è una grande notizia. Vogliono fare il teletrasporto umano e dicono che sanno come fare, ma hanno il dubbio se quando teletrasportano il corpo hanno il corpo vero o una sua copia. Cosa pensi tu di questo? E scusa, prima che rispondi, Dunque, soprattutto, che fine fanno durante il teletrasporto l'anima, lo spirito, la coscienza e le nostre parti non fisiche, diciamo così? allora, per quanto ne sappia io, il teletrasporto si può creare con una cosa che io ho già scritto anni fa, facendo anche uno schemino. Lo schemino è semplice. Si crea uno zero point energy. Lo zero point energy è un punto dell'universo dove lo spazio, il tempo e l'energia, cioè il campo elettrico, il campo magnetico e il campo gravitazionale, sono zero. Questo si fa con un aggeggio che io ho fatto vedere anche come si fa. È una specie di solenoide con degli avvolgimenti fatti da fibre ottiche. Non entro in particolari, uno si va a leggere l'articolo che credo che si intitoli 432, le video a 432, che Ah, erano 432 Hz. Benissimo. Un articolo lunghissimo di 40 pagine dove c'è questo schemino, con la possibilità di realizzarlo, perché te ti metti in laboratorio, lo realizzi e lo fai. Benissimo. Allora, quando fai azzeri il campo elettrico, il campo magnetico e il campo gravitazionale, con questo aggeggino, hai creato nel mezzo uno zero point energy. Te ci metti qui dentro nel mezzo un chicco di riso. Il chicco di riso starà nello zero point energy. Fai un altro solenoide uguale a questo, gli dai corrente, lo accendi e fai un secondo zero point energy. Allora ti devi chiedere: quanti zero point energy ci sono nell'universo? Questi due zero point energy sono uguali, sono equivalenti, sono identici? E la risposta è: esiste un solo zero point nell'universo, uno solo. Quindi questi due aggeggi accendono lo stesso zero point energy. Il chicco di riso che tu hai messo nel primo zero point energy, la sua equazione di onda si divide statisticamente in due posti. È qui wow. e qui, contemporaneamente.
tu spegni il primo zero point energy e tutta la probabilità di trovare il chicco di riso sarà nel secondo zero point energy. Questo cosa vuol dire statisticamente a livello di equazioni d'onda? Che tu non passi da una parte all'altra, non perdi, non fai un percorso, tu sei contemporaneamente e statisticamente in due posti diversi. Allora, in questo contesto, questo tipo di operazione lo fa la materia, cioè il campo elettrico, il campo magnetico e la gravitazione. Se le cose stanno così, la parte animica, mentale e spirituale, che è fatta di un vettore elettrico, un vettore magnetico e un vettore gravitativo, faranno lo stesso, quindi andranno dietro al contenitore. Comunque sono tempi interessanti nonostante tutto lo schifo al Marshall, cosa dici? Sono tempi interessanti perché noi abbiamo deciso di vivere questi tempi qui. Io avrei potuto nascere in un momento in cui tutto era già stato fatto. Evidentemente mi sono trovato qui perché io volevo fare qualcosa, volevo agire e sono venuto anche per imparare che tutto quello che ho fatto sostanzialmente non serve a niente, se non a me stesso. Ero partito con l'idea che io avrei potuto migliorare la situazione su questo pianeta dicendo guardate, vi prendono l'anima, non ve la fate fregare, ci sono gli alieni, voi siete fatti di tre pezzi. Sì, sono venuto qui, l'ho dette queste cose qua, ma poi a chi è servito? È servito a me. Non tanto perché queste cose già le sapevo evidentemente, le ho dovute reimparare qua, ma già le sapevo. Mi è servito perché ho fatto l'esperienza che fare l'esperienza non serve a niente. Però è così, bisogna farla. Ci vuoi bene o no? No, io non voglio bene a nessuno. Tante persone non hanno capito questa tua affermazione. È spiazzante, però Perché perché non vuoi bene? il bene e il male è una cosa duale. Perché io devo voler bene a uno e a un altro no? Dice, ma quello non lo conosci nemmeno. E che mi frega? È sempre parte di me. Ma lui è tuo parente. Ma che differenza c'è? Siamo tutti la stessa cosa. L'universo è fatto di esseri viventi. Io voglio, se devo voler bene a tutti. Ma siccome il tutto e il nulla sono la stessa cosa, e questa è la base della teoria dello zero point energy, ecco che voler bene a nessuno è uguale che voler bene a tutti, ma voler bene a tutti vuol dire anche voler male a tutti, perché il male e il bene non esiste. Cioè l'amore, quando te ti innamori di una persona, che cosa sta succedendo? No? Te credi che hai bisogno dell'amore di quella persona, cioè hai bisogno, no. L'amore è un'altra cosa. L'amore è riconoscersi nell'altro. Tu ti riconosci nell'altro. Questa è una sensazione meravigliosa, perché è la tua coscienza che capisce che tu sei anche l'altro. Quello è il momento d'amore. Se no, l'amore, cosa c'è tra un maschio e una femmina? Cosa fai? Ci vai a letto? Sì, e poi? Tu credi che sia sperimentabile l'amore incondizionato nella nostra dualità? Tutto ciò che è incondizionato non è duale, non ci devono essere condizioni. La coscienza non ammette leggi della fisica. E quindi una condizione possibile qui, secondo te? No, perché sarebbe una condizione. È una realtà e basta. La realtà non ha condizioni. Dal nostro punto di vista, la realtà è la somma di due funzioni d'onda, perché noi la vediamo sempre come dualità. Allora, la funzione d'onda, per esempio, del passato e del futuro. Le due funzioni d'onda si sovrappongono e creano l'unica cosa che esiste, il presente. La coscienza che cosa credete che sia? La somma di due funzioni d'onda, il bene e il male. Il bene e il male non esistono, esiste la coscienza. La fisica quantistica vede la coscienza come la sovrapposizione di due funzioni d'onda. Mhm. Io non voglio spremerti più di così. Bene, Ma se hai qualche cosa che vuoi aggiungere, che reputi importante dire,
che non Eh, abbiamo detto. ma non lo so, ragazzi, non mi vorrei ripetere. No, non lo dirò, fate il TCT, qualcuno stava già pensando, no, fate quello che vi pare, lo volete fare, fatelo, non lo volete fare, il tira dei color test dinamico flash, non lo fate, a me non me ne frega niente. Io ve l'ho detto, la coscienza pulita ce l'ho. Però pensiamo che ora stiamo andando verso Natale, pensiamo che la nostra festa è una festa che non ha un minimo di senso, che stiamo festeggiando un Dio che non è mai esistito e che allora facciamo una cosa. La festa facciamola lo stesso, mangiamoci il panettone, mangiamoci facciamoci i regali, scambiamoci un segno di pace, però evitiamo di andare a messa perché sono tutte grandi stronzate. Non vai più in chiesa tu da quanto? Dunque, 68 anni. Ma tu ce l'hai la minima idea su perché gli Offiti adoravano l'entità a serpente? Perché l'avevano visto camminare per la strada, perché c'era un periodo in cui gli dei camminavano per la strada, c'era questo Però periodo. questa è una Poi setta gnostica che credeva nel demiurgo, che credeva negli arconti, adoravano il dio serpente in quanto pleroma. sì, c'è Oannes, il dio pesce, che usciva dalla spiaggia con la tuta da Sì, sì, sì. subacqueo. Sì, Voglio sì, sì, dire, sì, sì. noi È abbiamo quella lì roba lì, quello. quindi, è quella roba lì, è sempre quella roba lì? Ma certo, c'è solo quella roba lì, non ci sono i demoni e i diavoli, non ci sono. Non ci sono le cose facili e difficili. Le cose facili sono quelle che sai fare, le cose difficili quelle che non sai fare. L'ultima, te lo giuro, Musk e Trump, che accoppiata. Dunque, vi dovete ricordare che Musk era pro Biden quando Biden è andato al governo, solamente che il governo di Biden, Elon Musk l'ha cagato zero. E allora dopo un po' Elon Musk ha detto va bene, gli affari li farò col ciuffetto biondo e così ha cambiato bandiera. Quando si passa da una parte all'altra, non crediate nessuno che siccome Biden voleva farci fare la guerra, noi europei, ora che arriva quell'altro, la guerra non si farà più. State tranquilli, noi abbiamo solamente cambiato padrone. C'è la maggior parte della controinformazione che è esaltatissima che è arrivato Trump. La Nulla gli controinformazione, fa... la Sì, vabbè, come la vuoi controinformazione, chiamare, guarda. la controinformazione è legata a quelle che sono le logge massoniche che governano. Voi prendete questi partitielli giovani che si presentano alle elezioni dicendo bisogna aprire il Parlamento come una scatola di sardine e poi sono diventati loro le sardine, no? Che dicono noi siamo contro l'Europa e per questo si sono candidati alle europee. Cioè, ma questi personaggi qua, quando la smetteranno di pigliarci per il culo? Mai! Perché? Perché l'alieno non è intelligente, fa sempre gli stessi cliché. E una delle cose che l'alieno, attraverso la massoneria, fa è quando un gruppo di potere sta per essere demolito dalla storia, loro costruiscono un altro finto gruppo di potere, finto antagonista del primo, che prenderà il posto del primo gruppo, ma che in realtà è fatto con gli stessi personaggi del primo gruppo. Cioè, quando gli americani sono venuti in Italia e hanno cacciato i tedeschi e i fascisti dall'Italia, chi hanno messo a governare l'Italia? Ci hanno messo i fascisti. Quando gli americani sono andati in Iraq e hanno vinto, tra virgolette, perché gli americani non hanno mai vinto la guerra in realtà, sono andati lì, hanno occupato l'Iraq, sarebbe corretto dire. Chi hanno messo al governo dell'Iraq? La polizia che c'era prima, perché loro avevano il controllo del territorio. Quindi tenete presente che non cambia nulla, sono sempre le stesse persone che vengono riciclate, perché sostanzialmente sono sempre le stesse persone che prendono ordini dalle stesse persone, che prendono ordini sempre dagli stessi alieni. Va bene.
Forza e coraggio, andiamo avanti, ognuno ci mette del suo, se no, se ci lamentiamo e basta e non facciamo nulla, allora per favore non ci lamentiamo, state zitti e andiamo avanti così. Se io mi lamento, e che in realtà io neanche mi lamento, uno mi fa una domanda e io ho il dovere di rispondere, ma io non mi lamento e comunque faccio qualcosa. Io mi sono impegnato nella lotta del movimento 5G perché quando mi hanno telefonato e mi hanno detto bisogna fare qualcosa, io non mi potevo tirare indietro, A perché sennò Genova? anche a Genova, se no predico bene e razzolo male. Così quando mi hanno detto bisogna ripristinare, ricostruire la scuola italiana, io non me lo sono fatto dire 2 volte, ho detto facciamo una bella conferenza di 6 ore e 40 da solo a Roma su questa roba, perché è fondamentale. Se uno domani mi dice bisogna fare qualcosa per questo problema, che è un problema vero e reale, io non mi posso tirare indietro. Dunque tu credi nella lotta? No, io credo nell'informazione. La Va bene, lotta è no la la lotta, lotta, nella lotta in questo senso qua. allora nella opposizione, io Ok, credo nella disobbedienza civile. ci credi L'unico, in questo? assolutamente, basta domani mattina gli italiani dicono al governo no. Finito il governo. Un secondo. Non hai mai pensato di entrare in politica? No. No, perché i partiti politici devono essere distrutti, devono essere dichiarati fuori legge. Ognuno di noi è il partito politico di se stesso. Non ci sono idee di sinistra e idee di destra, ci sono idee. Va bene, Bene, ragazzi, grazie. allora buona serata, buon tutto. Speriamo che non abbiate gli incubi questa notte. Io vado, forse finisco di lavorare, devo scrivere ancora la fine di un capitolo di un libro che uscirà il prossimo anno. Di cosa si tratta? Una rivisitazione in chiave modernissima dei fenomeni BVM, cioè delle apparizioni della Beata Vergine Maria. Wow, Mm. grande. Se ne vedranno delle belle. Ah ah. Grazie di tutto, Corrado. Grazie a voi, buonanotte. Ciao a tutti, ciao Cora. Ciao a Ciao tutti. ciao.